Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale, grazie di essere qui con me. Non avete idea di quanto io sia felice di questa creatura, questa nuova creatura che è nata, che sarà facilissimo, dopo vi spiego perché è un regalo che devo fare a mia mamma. Spero che non veda questo tutorial perché lei abita a Torino e vorrei portargliela venerdì. Quindi praticamente spero, ecco, che non mi segua in questi giorni nel canale e di riuscire a portargliela come regalo. Gliel'ho fatta con il collo a scialle. Allora, attenzione, adesso vi spiego. La chiamerò come lei, si chiamerà Lidia, questo gilet. Allora, innanzitutto il filato che ho scelto è il filato in cashmere, meraviglioso, il Luxury Cashmere, quindi sarà caldissimo. Ho scelto di farlo con due giochetti di colore, ma ovviamente potete realizzarlo a tinta unita, può essere in lana, può essere in cashmere, in seta, in cotone, con qualsiasi modalità. Addirittura si possono poi unire le maniche e farci un cardigan. La struttura. Il punto che ho scelto è quello con la quale ho realizzato il cardigan Marina, uno dei miei primi tutorial. Ok, vi lascio magari il link così se volete andate a vederlo. E quello era fatto a pannello, quel cardigan, bellissimo. Vabbè, ok. E quello l'ho chiamata come me, Marina. Questo ho utilizzato lo stesso punto, ho realizzato prima una sciarpa, praticamente è una sciarpa, poi subito dopo, avendo realizzato, sempre se riesco a girare il mio manichino, arrivo, ok. Dopo aver realizzato la sciarpa, procederemo prendendo i punti che ci servono per l'ampiezza delle spalle e poi scendiamo giù. Quindi praticamente sono solo due cose da fare, la sciarpa e la schiena. Dopo aver fatto questo, si uniscono le parti, niente, non gira, ma non è colpa del manichino, che tra l'altro devo sempre ringraziare Vienna per la struttura che serve per tenere in piedi il manichino, anzi in realtà devo ringraziare Pasquale, alla quale do un bacione grande. Ma è colpa mia che a furia di girarlo si è avvitato e quindi non mi ruota più. E appunto dicevo, uniremo la sciarpa, che è questa, con la schiena, con una cucitura che ovviamente vi farò vedere. Il bordino qui l'ho fatto un semplice punto basso, molto molto semplice, ampia, perché mia mamma ci metterà sotto le magliette, quindi a manica lunga, quindi la voleva bella ampia. Ampia l'ho lasciata, ma potete scegliere la dimensione dello scalfo in base a quello che vi occorre, più o meno ampia. E sul davanti, ecco, l'unica mia indecisione, e magari mi aiuterete voi, e innanzitutto se lasciare la spilla, che poi ero indecisa tra quale mettere, tipo per esempio questa, o tipo per esempio questa qua e questa, o questa con la tonalità diversa, o metterci decisamente un bottone. Allora, questa sarà poi una scelta che farò. Per ora l'ho bloccato semplicemente con una spilla. Qui andrebbe bene anche un bel bottoncino. E senza fare asoline, perché tanto subito qui c'è il forellino del punto, quindi non serve neanche fare. Intanto c'è la mia Gaia che beve. E quindi niente, spero che vi piaccia. Vi dico solo che il punto è semplice, semplice, semplicissima la struttura, e spero che vogliate realizzarla insieme a me. Ve la faccio vedere in tutta la sua bellezza. Il gilet è andata per attraverso l'acqua, in tutta la sua bellezza, il gilet Lidia. E andiamo al lavoro. Come al solito dimentico sempre di dire qualcosa. Questa qui è una taglia 48. Allora, il manichino è una 42, quindi lo indossa un po' così così.
Questa qui è una 48, è bella ampia, quindi poi cede parecchio, cioè cede nel senso che la vedi? Vedi? È abbondante. Quindi è una 48, vi dirò poi quanto filato ho adoperato. Ok, adesso veramente andiamo al tutorial. Partiamo con una brevissima teoria, breve, tranquilla, breve, ma ci serve per poter capire. Innanzitutto il gilet o cardigan, perché ovviamente basta inserire le maniche proseguendo sullo scalfo e quindi realizziamo la manica, a questo punto incrociato, che è un multiplo di 3 più 2. Questa è la prima cosa. Cosa ho usato io? L'uncinetto 3,5 e poi ho usato per fare la taglia L, attenzione, taglia, ah, taglia L, ok, per fare la taglia L ho usato 6 gomitoli viola da 50 grammi l'uno e un gomitolo verde, totale 7 gomitoli. Allora, del gomitolo verde mi è rimasto questo, un gomitolo 50 grammi. Del gomitolo, perché sono venduti a lotti, ci sono 12 gomitoli, quindi me ne sono rimasti 6 di gomitoli. Ma attenzione, 6, aspetta che più questo, perché non ho utilizzato tutti gli altri 6 gomitoli. Con questo faremo il campione. Allora, ma che brutto questo errore. Ve lo scrivo qua. Taglia L, ok? Possiamo realizzarlo in qualsiasi taglia, anche per bambini, che siano maschietti che femminucce, ok? Quindi da dove noi dobbiamo partire? Dalla sciarpa. Quindi molto facile, basta capire come si fa a questo punto, che è semplice, si realizza in 2 giri, quindi andata e ritorno, con l'uncinetto 3,5 come ripeto, in base poi al filato che tu hai. Quindi noi andiamo a realizzare una sciarpa lunga quanto serve a te, ok? Quanto serve a te. Se fai solo la sciarpa la farai lunga 1,80 m, quanto vuoi che poi ti serva per farla girare intorno al collo. Poi ti dirò la lunghezza perché devo ancora ricontrollare. Ma prima di arrivare alla lunghezza, quindi stiamo parlando di un rettangolo, devi fare semplicemente un rettangolo seguendo questo tipo di punto. Io ho fatto una larghezza di 31 cm con 56 catenelle, ti spiegherò tutto. Quindi per ora non pensare tanto alla lunghezza, pensa al filato che tu hai e che può andare bene per questo progetto. Ricorda che è per tutte le taglie, quindi come fai tu a stabilire qual è la tua taglia? In base al tuo filato, all'uncinetto che userai e quando farai la catenella dovrai, per fare questa sciarpa, dovrai calcolare la metà del tuo corpo, quello più ampio. Quindi se la parte più ampia del tuo corpo è nei fianchi, calcolerai la metà di quella misura, perché questo sarà, a parte la sciarpa, sarà girandolo la metà del nostro gilet. Questa la prima parte, girando questa parte su se stessa avremo l'altra metà che coprirà la totale misura del tuo parte avanti, ovviamente parte avanti gilet, ok? Questa parte. Quindi noi cosa stiamo realizzando? Sì, la sciarpa per chi vuole la sciarpa, ma per chi vuole il gilet andiamo a realizzare questa fascia che girandola su se stesso ci darà un collo sciallato come tu hai visto e ci permetterà di avere le due metà del davanti del nostro gilet. Quindi è molto semplice. Sapendo che dobbiamo fare la metà del nostro corpo, la parte che tu ritieni più ampia del tuo corpo, andiamo a fare le catenelle che siano un multiplo di 3, ok? Quindi 3, 6, 9, la tabellina del 3.
un multiplo di 3. Andiamo a fare queste catenelle, le provi su un tuo gilet o un tuo cardigan e provi a vedere se la dimensione, dopo aver fatto il primo giro sarebbe meglio, comunque la dimensione della catenella va bene. Ok, consiglio, fai una catenella più lunga di quello che ti serve, perché dicevo appunto sarebbe meglio dopo il primo giro, perché con il primo giro lo noti di più, la catenella è molto morbida, quindi ti potrebbe ingannare. Quindi tu fai un multiplo di 3, ma la catenella più lunga di quello che ti occorre. Quando hai fatto questo, facciamo il primo giro di maglie alte insieme. A quel punto, prima di finire tutta la catenella, lo metti o lo provi su di te o sul tuo cardigan, la metà del davanti del tuo cardigan, lo provi e così hai trovato la tua misura. Disferai le catenelle in eccesso. Questo è un consiglio. E adesso penso di averti detto tutto. Manca la lunghezza, ma questa la vediamo più avanti. Non ci interessa per il momento la lunghezza. Quando abbiamo fatto questo lavoro, noi proseguiremo in questo punto. Adesso vediamo come va dritto Marina, cercando di fare un qualcosa che abbia abbastanza senso. Vediamo un po'. Ecco, andiamo a lavorare questa parte. Ah, ce l'ho fatta. Questa parte qua, che andrà a coprire, quindi questo viene in giù, questo coprirà la nostra schiena. Quindi come capisci, come si vede, come si intravede, è facilissimo da fare. Sono due pezzi da unire, cioè questo lo lavoriamo tutto insieme e questo lo lavoreremo agganciandolo alla nostra sciarpa. Ok? Sei pronta? Sei pronto? Filo e uncinetto, qualsiasi filato che tu hai va benissimo. L'importante è che l'uncinetto sia adatto e partiamo. Si parte. Allora, preparati 2 marcapunto se sei all'inizio e quindi magari non riesci a trovare il primo o il secondo, comunque tieniti 2 marcapunto. L'uncinetto è il filato che ti serve. Io sono partita con 56 maglie con questo filato da uncinetto 3,5. Vedi tu quanto ne occorrono a te. Ok. Quello che noi dobbiamo andare a fare innanzitutto è fare la prima catenella e ricordarci che dobbiamo fare un multiplo di 3. Questo vale 1, quindi 2 e 3. Dobbiamo fare un multiplo di 3, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e vai avanti così segnando 3, 3, 3, 3. Ogni 3 maglie ti fermi e conti, conti, conti fino ad arrivare alla lunghezza della catenella stabilita. Come detto, io ne ho fatte 56 catenelle. Tu fermati dove vuoi. Come consiglio ti direi di fare una catenella più lunga, come già detto, e poi eventualmente disfare la parte in eccedenza. Io farò solo un campioncino per farti vedere come fare questo punto incrocio, anche se magari hai già fatto il cardigan marino o hai già utilizzato questo punto, io ti faccio vedere comunque come si fa. Ok? Faccio un tot di catenelle e torno da te. Quando hai fatto tutte le catenelle che ti occorrono, magari un po' di più, perché così magari disfi e riesci a provare come già io ti avevo detto, quindi fanne un po' di più, sempre multiplo di 3, dobbiamo fare le 2 catenelle aggiuntive, quindi fai 1 e 2 catenelle aggiuntive. Tieni il dito sull'ultima che hai fatto e sali di 3, quindi 1, 2 e 3. Queste 3 sono la nostra maglia alta, ok? Sono la nostra maglia alta. Vai dove hai il dito, inserisci l'uncinetto e fai la maglia alta. Ok, e ne abbiamo già 2. E vai avanti facendo una maglia alta su ogni maglia di base, quindi su ogni catenella. Ok, andiamo avanti così, tenendo conto
la regola appunto che ti dicevo, devono in totale essere un multiplo di 3 per trovarci bene poi con il lavoro da fare, ok? Quindi per ora io vado avanti. Quando arrivo verso la fine della mia stringa di catenelle, prendo il mio cardigan, oppure lo provo su di me, e prendo il mio cardigan e provo a vedere se la parte che ho fatta corrisponde all'ampiezza della metà avanti del tuo cardigan. Prova a vedere le catenelle aggiuntive, poi in un secondo momento le posso sempre disfare, ma il metodo giusto per cercare l'ampiezza che in realtà tu devi trovare per la tua taglia. Quindi se per una bambina farai la stessa cosa per su un piccolo cardigan della bambina o del bambino che sia, ok? E andiamo avanti. Ecco, io mi fermerò qua, però controllo di averne un multiplo di 3, quindi partendo dalla prima che è quella della catenella, dove se vuoi puoi già inserire 1 2 3 il tuo primo marcapunto, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, quindi qui ho il multiplo di 3, me ne mancano solo 2 e quindi, perché come dicevo il multiplo è fatto da 3 più 2 e quindi faccio le ultime 2 e così ho la mia base per poter iniziare con ovviamente un campioncino. Io vado con questa parte, vado a provarla, vedere se va bene per la metà del mio cardigan, ovviamente neanche per la mia bambola va bene, però tu avrai la tua riga ovviamente molto più lunga, e vado a vedere, controllo se per caso è ancora stretta o ancora lo spazio per continuare, se per caso è troppo ampia ho la possibilità di toglierne 3. Quindi se devi continuare ne aggiungerai 3, se devi stringere ne toglierai 3 e tutte le catenelle di avanzo ovviamente in un secondo momento, come detto, andremo a disfarle. Quindi il primo giro è fatto in questo modo. Abbiamo già trovato la metà del nostro gilet o cardigan che sia, ok? Quindi andiamo al secondo giro. Nel secondo giro si parte col punto incrociato, quindi la prima sarà sempre semplice, quindi in questo caso farò le 3 catenelle, giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto, attenzione, allora questa è la prima maglia alta, le 3 catenelle simulano la prima maglia alta che corrisponde alla prima, questa. Tu me ne salti 1 e 2, vai nella terza, entri, prendi il filo e fai una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto. Ora dobbiamo tornare indietro, quindi mi salti quella centrale, quella subito dopo la salti e vai in quella successiva, ok? Quindi questa è lavorata, questa la salti e vai in questa. Prendi il filo e mi lavori la maglia alta. Facciamo la stessa cosa facendo attenzione a dove io ho lavorato la maglia incrociata, quindi qui è lavorata, vedi? Quindi saltiamo quella libera, la prima libera, 1 2 e nella terza vado a fare la maglia alta, faccio una catenella, poi torno indietro, quindi salto la prima, vado nella seconda indietro, salto questa, vado in questa, quindi la seconda indietro questa, e faccio la maglia incrociata. Quindi di nuovo 1 2 e 3 nella terza maglia alta, catenella, vado indietro, salto la prima e vado nella seconda indietro, maglia alta,
1 2 3 nella terza, maglia alta, catenella, torno indietro di una, quindi salto una e vado nella seconda, maglia alta, 1 2 3, maglia alta, catenella, torna indietro, saltane una e lavora la seconda indietro, vai avanti così, 1 2 nella terza, maglia alta, catenella, salta 1, torna indietro e nella seconda lavorerai la maglia alta. Continua così fino alla fine. Quando ti troverai verso la fine lavorerai nello stesso modo, quindi salti 1 2 nella terza, fai la maglia alta, catenella, salti 1, vai nella seconda indietro e fai la maglia alta. Non ti rimane che lavorare l'ultima maglia, quindi sarebbe la terza catenella, però magari con la il filo sull'uncinetto, cioè l'ultima maglia che hai, vedi questa, l'ultima maglia in testa, quindi sarebbe la terza catenella in alto, dove c'è il segnapunto, lavori l'ultima maglia alta, così. Il segnapunto andrebbe nella prima maglia e nell'ultima, ok, per ricordarti dove puntare l'uncinetto. Si nota bene, forse in questo giro qui si nota un pochino meno. Fai solo una catenella per fare il secondo giro, poi vai nella prima maglia e fai la maglia bassa. Ecco, qui magari il segnapunto può essere utile. Nelle maglie alte si nota molto, nella maglia bassa magari per chi non ha molta esperienza può sfuggire. Poi ecco, anche qui ho bisogno della tua attenzione. Tu noti che hai questo incrocio e abbiamo 1 2 e 3 punti. Ogni V ha 3 punti da lavorare, 1 quello centrale, 2 e questo 3. Quindi andiamo a fare tutte maglie basse. Questo è il giro delle maglie basse. La prima va qui sopra la maglia alta, la seconda va in centro della X e la terza va sulla maglia alta. Ok, tutte le maglie hanno 3 maglie da lavorare, quindi questa è chiusa, vedi, la vedi meno, 1 2 e 3, quindi una è qui senza il filo, la prima maglia sulla maglia alta, la seconda nel centro della X, la terza sulla maglia alta, quindi 1 2 e 3, non dimenticarti quella centrale, quindi la prima, qui la seconda, qui la terza e di nuovo la prima, la seconda e la terza, prima, seconda e terza. Devi sempre solo ricordarti che è un giro di maglie basse, ma nel centro della X hai sempre una maglia da lavorare perché è facile andare direttamente qui. Invece devi ricordarti solo questa accortezza, devi avere. Poi è tutto dritto, quindi non ci sono diminuzioni o nessun tipo di... Ecco, abbiamo fatto le ultime 3, questa è la maglia alta, entra in testa alla maglia alta nella terza catenella e fai la maglia bassa. Ok, e qui andrebbe il secondo marcapunto, qui andrebbe il secondo marcapunto e lo mettiamo adesso nel nuovo giro. Allora, i giri sono 2, a parte il primo che abbiamo fatto di maglie alte, sono la maglia incrociata e la maglia bassa. Quindi tutto qui. Ora si ripete, andiamo a fare il giro delle maglie incrociate. Partiamo con le 3 catenelle, gira il tuo lavoro, salta, questa fa parte delle 3 catenelle, quindi non la conti, conterai questa, 1 2, nella terza entri e fai la maglia alta,
Ora fermati un secondo, metti il segnapunto nella terza catenella d'inizio, 1, 1, 2 e 3. Ok, se vuoi, non è obbligatorio ovviamente. Abbiamo fatto la maglia alta saltando le 2 maglie di base, filo sull'uncinetto, mi salti questa, vai in quella successiva, quindi saltane una, vai in quella successiva indietro e fai la maglia alta. Ripeti, quindi questa vedi che è lavorata, vai in quella successiva, 1, 2 e 3. Nella terza fai la maglia alta, fai la catenella e poi torna indietro di 2, 1 e 2 nella seconda maglia alta. Ripeti, 1, 2, 3 nella terza maglia alta e mi fai la catenella. Saltane 2, 1 e nella seconda, io ti dico saltane 2 nel senso che vai nella seconda, salti una e vai nella seconda, ok? Forse così più corretto. E fai la maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Maglia alta e catenella. Saltane una, vai nella seconda e fai la maglia alta. 1, 2 e 3. Maglia alta, catenella, saltane una, vai nella seconda, maglia alta e rifai di nuovo fino alla fine della tua riga. Io ovviamente ho solo un campioncino, saltane uno, vai nella seconda, maglia alta e nell'ultima fai la maglia alta. Ok, adesso facciamo il secondo giro, diciamo il primo giro è quello incrociato, il secondo giro di maglie basse, quindi per fare il giro delle maglie basse fai una catenella, giri il lavoro, sulla maglia alta fai la maglia bassa e sposta il tuo segnapunto sulla maglia bassa che hai appena fatto. Se vuoi, sempre se può darti un aiuto. E poi mi lavori tutte le maglie basse come abbiamo già fatto, quindi una sulla prima maglia alta, una in mezzo dove c'è la catenella e una sulla seconda maglia della X. Quindi sono 3 maglie che vanno a recuperare le maglie sottostanti, 1, 2 e 3. E ripeti, una sulla maglia alta, una nel centro e una sull'altra maglia alta. E ripeti, maglia alta, centro, maglia alta. Di nuovo, maglia alta, centro, maglia alta e prosegui. L'ultimo incrocio, per quanto mi riguarda, ovviamente tu vai avanti così, maglia alta, centro e sulla maglia alta, abbiamo fatto tutte maglie basse ovviamente, entro in testa, quindi sulla terza catenella di inizio che sostituisce la mia maglia alta dove c'è il segnapunto e fai la maglia bassa. Praticamente è tutta una ripetizione, primo giro con l'incrocio, secondo giro con le maglie basse, ok? E vai avanti così, vai avanti in questo modo fino a che non raggiungi la lunghezza di questa momentaneamente sciarpa, che non raggiungi la lunghezza che ti occorre per far sì che la parte che stiamo facendo tocchi su un fianco nel punto in cui tu vuoi. Puoi farlo anche lungo, lunghissimo, fino al ginocchio per dirti, però comunque io ti dico fianco. E l'altra parte tocchi l'altra parte del tuo fianco, perché questo che stiamo facendo è sì momentaneamente una sciarpa, ma sarà la nostra parte centrale più il collo sciallato del nostro gilet Lidia. Quindi vai avanti in questo modo facendo
il giro degli incroci o delle X e il giro delle maglie alte. Per gli incroci si parte sempre con 3 catenelle. Giri il tuo lavoro e salti 1, 2 e nella terza entri. Se tu noti, la terza corrisponde a questa maglia incrociata, questa maglia alta, catenella, salti 1, vai nella seconda e fai la maglia alta. Quindi 1, 2, 3, catenella, salti 1, maglia alta. Finché non prendi la mano, poi dopo vai da sola o da solo, che è una bellezza. 1, 2, nella terza maglia alta, catenella, salti una, entri nella seconda e fai la maglia alta. 1, 2 e 3, maglia alta, catenella, 1, 2, 3, maglia alta, catenella, saltane una, maglia alta e procedi così. Questo filato, guarda, è stupendo, è lo stesso filato che tra l'altro ho usato per fare il cardigan e lo scialle semplicemente. Nell'ultima entrerai e farai la maglia alta e hai fatto il giro degli incroci. Per fare il giro delle maglie basse, catenella, giri, riporta su ovviamente il marcapunto. Appena avrai fatto la prima maglia bassa, metti il marcapunto qui e poi vai avanti. Quindi una maglia bassa sulla maglia alta, una al centro e una sulla maglia alta e vai avanti così per tutto il giro. Ok, ti ho fatto vedere come fare questo sciarpone, momentaneamente questo sciarpone. Ora ti prendo l'originale e ti faccio vedere come andare avanti. Allora, questo è l'originale, quindi è proprio il gilet Lidia. E come vedi vado avanti, a parte questo che sono le maglie basse che poi faccio alla fine, vado avanti con tutti gli incroci. Ne ho fatti 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 e poi ho cambiato il colore, quindi ho tagliato il filo e perché ho provato a portarlo su, però ho preferito poi dopo tagliarlo. Ho tagliato il filo e ho ricominciato con 2 incroci del filo contrastante. Ho ritagliato il filo e ho cambiato colore facendo 2 incroci. Vuol dire che ovviamente farai l'incrocio non solo, è sempre fatto da maglie basse e maglia alta. A volte ti viene con la maglia bassa, in questo caso vedi faccio la maglia bassa di un colore diverso e poi finisco con l'incrocio e poi riparto con la maglia bassa, finisco con l'incrocio, riparto con la maglia bassa. Ok, quindi qui ho fatto solo un incrocio. Io ti dico incrocio, ma c'è sempre la riga della maglia bassa. Qui di incroci ne ho fatti 2, quindi ho fatto 2 incroci, 2 incroci e un incrocio. Basta, ho fatto questo, ma tu puoi farlo a più colori, monocolore, come più ti piace. Quindi ciò che adesso tu devi andare a fare è questa parte. Non riesco a far vedere tutte e 2 le mani. Vediamo. Mi riesce? Forse sì. Questa parte qui che stiamo facendo, ok? Adesso ti faccio già vedere lo sciarpone finito, ok? Perché volendo si può rimanere e fare solo la sciarpa, che tra l'altro va bene anche, è quasi un double fax, ok? Non si nota moltissimo l'avanti e il dietro. Ok, andiamo. Allora, se dovevi fare solamente la sciarpa, sei già a posto, quindi quando tu sei arrivata alla misura che a te interessa, ti fermi. Se invece volevi fare il gilet come appunto sto facendo io, guarda che cosa adesso andiamo a fare.
Prima cosa da fare, allora devi indossarlo, o se hai un manichino o se puoi farlo indossare a qualcuno, ecco, è importante indossarlo e bloccare se hai fatto delle righe, io così me le ritrovo, e bloccare la parte avanti, ok? Per cercare di capire bene qual è la nostra circonferenza, ok? E controllare la lunghezza. A me va bene così perché mia mamma non lo vuole troppo lungo. E quindi che cosa vado a fare adesso? Conto quanti incroci ci sono, sia da questa parte, cioè partendo da questa parte e arrivando da questa. Devo trovare la metà, così almeno sappiamo che è centrato. Allora, io ho contato i miei incroci che vanno dall'ultimo disegno all'altro disegno. Se tu non hai fatto i disegni, ovviamente conta tutti gli incroci, io perché qui so già che è tutto giusto, no? Quindi ho 45 incroci, potevano essere pari, no, ne ho dispari, quindi ne ho 45, ma non è un problema, se li hai pari hai già la metà. Se, non, se sono dispari, come per esempio me, 45 io cosa faccio? Ne faccio 22 da una parte, 22 dall'altra e una la tengo in centro. Quindi adesso vado a contare 22 e poi terrò la 23esima come centrale. Perfetto, quindi io adesso avrò 22 da una parte a partire dal disegno, 22 dall'altra, ma non mi interessa più adesso questo calcolo, volevo solo cercare il punto centrale che è questo il mio punto è questo. Voi trovate la vostra metà e mettete il segnapunto. Ok, da questo punto qua noi dobbiamo stabilire che fascia vogliamo fare per la nostra schiena, ok? Quindi in base a quello io lo vorrei farlo arrivare qui, quindi da questo punto io ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi io mi bloccherò in questo punto e in quel punto, lasciando quindi 9 spazi. Adesso inserisco il marcapunto e torno. E ricominciamo con la schiena. Abbiamo preso le misure, tu sei sicura di averle prese bene. Ora facciamo il primo giro e poi riprovi. Ok, calcoliamo questo. Il multiplo lo sappiamo, è 3 più 2, quindi per fare il multiplo qui è molto semplice, dobbiamo calcolare che ogni barretta noi calcoleremo, dovremo fare, facciamo intanto il giro delle maglie basse, ok? Quindi cosa facciamo? Che questa barretta noi la calcoliamo 3, 3, quindi abbiamo già il multiplo di 3, più 2. Allora, il 2, combinazione io ti ho detto, partirò da questo punto qua, ok? Questo punto, quindi anche tu partimi da questo punto, questo sarà più 1 e il punto finale più 1, quindi saremo più 2. Quindi da dove tu hai messo il marcapunto parti un punto prima e finisci un punto dopo. Ok, ci servono quei più 2 e quindi agganciamo il nostro filo. Sono scomoda. Ok, bene, spero che mi vedi bene. Agganciamo il nostro filo nel punto in cui appunto ti ho detto, facciamo una maglia, una catenella, poi rientro e faccio la mia maglia bassa e questo è il mio primo punto basso. Ok, ora lavoreremo in questo modo. Qui ho il segnapunto e sarebbe il mio punto di partenza. Facciamo 2 catenelle nello spazio e una catenella andiamo a farla dove c'è il punto basso. Mi sposto, altrimenti lo metto qua. Ok,
e una catenella nel punto basso, e così abbiamo 3, ok? Poi questo lo salti, vai direttamente nell'asticella qui, che è il corpo della maglia alta, e vai a fare 2 maglie basse, e una la fai dove c'è 2 maglie basse intorno alla maglia alta orizzontale e una maglia bassa in mezzo, proprio dove ci sono le maglie basse. Poi di nuovo nell'asticella andiamo a fare 2 maglie basse e una in centro, 2 maglie basse nell'asticella e una in centro, e vai avanti in questo modo, 2 e una in centro, 2 e una in centro, ok? Vai avanti così finché non arrivi al marcapunto che ti segna il margine dell'altra spalla. Quando arrivi alla fine, ovviamente abbiamo detto il multiplo è di 3. Quando arrivi alla fine tu sai che facendo solo 2 non è sufficiente, quindi ne fai la terza, quindi abbiamo completato il multiplo di 3, e a fianco, quindi vedi, sto andando qui, ho fatto la mia terza, queste sono 2 perché nell'asticella ne vanno 2, nella maglia bassa c'è la terza, dobbiamo fare l'altra, quella di margine, quindi la facciamo qui, ok? Quindi siamo partiti, come ti ho detto, partendo con una, e poi abbiamo iniziato a fare 2 maglie basse e una nella maglia bassa, 2 maglie basse e una nella maglia bassa. Le 2 maglie basse vanno fatte intorno alla barretta. Quando arrivi alla fine sei a 2 maglie basse, ma manca la terza, quindi l'ho fatta sempre sulla barretta delle maglie basse, e accanto gli ho fatta quella del bordo perché ce ne servono 2, una iniziale e una finale, oltre il multiplo di 3. Comunque finisci con 2, ok? Oltre ad aver fatto queste 2 devi farne altre 2, e così abbiamo ripristinato il nostro multiplo. Andiamo avanti facendo il primo giro, quindi il primo giro l'abbiamo fatto, il secondo giro 3 catenelle e giriamo il nostro lavoro. E adesso è molto facile perché dobbiamo fare esattamente quello che abbiamo già sempre fatto per tutta la nostra, diciamo, sciarpa. Quindi saltiamo, questa fa parte della maglia alta, delle 3 catenelle, quindi 1, 2 e nella terza vado a fare la maglia alta, la catenella, filo sull'uncinetto, salto una e vado nella seconda indietro, maglia alta, di nuovo 1, 2 nella terza, maglia alta, catenella, salto una, vado nella seconda indietro, maglia alta, 1, 2, 3, maglia alta, catenella, salto una, nella seconda indietro, maglia alta. Io sto andando avanti, finisco questa riga e poi torno in registrazione. Ok, io sto continuando. L'ultimo incrocio, e poi ovviamente nell'ultima maglia mi va una maglia alta, e così abbiamo finito la prima riga. E come hai visto, iniziamo con le 3 catenelle che sono la nostra sponda, in questo caso per la schiena, e finiamo con la maglia alta. Adesso è tutto uguale alla sciarpa, quindi devi solo scendere per arrivare alla misura della tua schiena. Ok, quindi riparti, ovviamente c'è sempre lo stesso giro di incroci e il giro di maglie basse, quindi parto con una catenella, giro il mio lavoro, entro, allora ho fatto una catenella, entro nella prima e vado a fare una catenella sulla maglia alta,
E attenzione sempre di ricordarti che qui tra l'incrocio c'è uno spazio dove fare la maglia bassa. Dobbiamo ripristinare anche la catenella che c'è nel incrocio, proprio in mezzo all'incrocio. Non dimenticarti mai, l'ho già detto 1000 volte, però non ti dimenticare mai di questo spazio, perché altrimenti hai una maglia in meno. Perfetto. Ok, qui non ho nient'altro da dirti perché i giri li conosci. L'unica cosa però che voglio raccomandarmi adesso è, visto che abbiamo il primo giro, i primi 2 giri della schiena, se hai un modo per provarlo a qualcuno che sia più o meno con l'ampiezza delle tue spalle, o comunque anche se non è l'ampiezza delle tue spalle, per vedere, no, se l'ampiezza che stai facendo va bene. Se hai un manichino tanto meglio, perché lì lo puoi vedere e lo puoi fare in autonomia. Io controllo, nonostante abbia fatto tutti i calcoli, però controllo comunque, poi vado avanti e scendo e ti faccio vedere. Allora, no, ti dico subito che io ho fatto la mia prova, ho fatto qualche giro e mi sono resa conto che come dimensione per la schiena non va bene per la mia mamma. Di conseguenza adesso disfo e aumento per ogni lato di 2. Ok, quindi faccio la stessa cosa che abbiamo fatto insieme, però aumento di 2 buchini, 2 spazi, quindi saranno 3 e 3, 6 maglie in più, e 3 e 3, 6 maglie in più, più una maglia, la maglia come vi ho fatto vedere esattamente qui. Vi ho fatto solo vedere che si può sbagliare, quindi la misura non andava bene, ho aumentato, adesso andrò ad aumentare, ti faccio vedere poi il risultato, quindi aumenterò 2 e 2. Ok, io adesso sono arrivata a finire anche il pannello dietro, adesso ti faccio vedere, l'ho solamente appoggiato in questo modo per farti capire, ecco, come verrebbe la scolatura, il girocollo, mi piace tantissimo come viene, e ho tirato su questa manica per farti vedere cosa dobbiamo fare adesso. Allora, praticamente il pannello dietro è stato fatto, io l'ho fatto con, vabbè, ti sembra che non sia uguale, ma fidati, è uguale. Quindi ho deciso che farò uno scalfo molto ampio, ma tu puoi farlo decisamente molto più piccolo, e, e da questa parte in giù adesso vado a cucire. Ok, quindi da questa parte vado a cucire fino in basso e così farò dalla parte opposta. Ok, quindi adesso ci ritroviamo, aspetta che ti faccio vedere, ok, la parte dietro. Ok, questa è la parte dietro, ovviamente non mi sta mai bene, comunque sia, è la parte dietro che adesso andrò a cucire con la parte sul davanti e ci troviamo nel banco lavoro. Allora, sì, mi sono messa sul mio banco lavoro. Banco lavoro. Quello che adesso tu devi stabilire è qual è il davanti e qual è il dietro. Visto e considerato, ma guarda te, ok, visto e considerato che state a decidere, è abbastanza double fax, però state a decidere, io deciderò che questo diventa il mio davanti e questo diventa il mio dietro. Vedo delle leggere differenze, quindi scegli tu quale sarà la tua parte dietro. Questo per me sarà il dietro, quindi l'ho rivolto in modo tale che il dietro sia verso di me, ok, quindi avrò il dritto che combacia con il dritto, ho messo il lavoro al rovescio, ok, in questo modo qui, e dove ho preso le misure adesso inizio a cucire. Ok, ho ancora il filo collegato nell'ultima maglia che ho fatto, quindi vado a cucire il mio lavoro. Io lo cucio ad uncinetto, voi potete cucire tranquillamente ad ago. Ok,
La prima cosa che faccio, unisco le due parti, quindi l'ultima mia maglia alta con la prima, che è quella fatta con le catenelle, e quindi vado a chiudere. Ora mi ritrovo con queste maglie che non sono tutte, ci sono delle maglie forate, delle maglie no, quindi andiamo a vedere un attimo come riuscire a cucirle. Innanzitutto chiudo bene questa parte, cioè queste due maglie alte messe in obliquo, quindi entro nella parte centrale della maglia e entro nella parte centrale della catenella, perché dall'altra parte non ho una maglia alta ma le 3 catenelle, quindi in centro, più o meno in centro. Prendo il filo e lo porto all'interno, quindi ho fatto una maglia bassissima. Ok, poi vado nella, quindi abbiamo chiuso il giro, una maglia bassissima in mezzo alle maglie alte. Adesso faccio la stessa cosa alla base della maglia alta, quindi questa, e vado alla base della catenella, delle 3 catenelle, questa, entro e porto il filo. Allora, una cosa, cambio l'uncinetto, uso il numero 4, io stavo usando il 3 e mezzo, adesso uso il numero 4, così rimane più morbida anche la cucitura. Allora, devo tirar via questi fili, vado, rimedio subito, tiro via questi fili qua. Quando vai a nascondere i fili, soprattutto in questa parte dove noi dobbiamo lavorarci sopra, cerca di evitare di bloccarlo sulla catenella, perché se dobbiamo andare sulla catenella a cucire i punti, magari poi diventa un po' più difficile, quindi entra proprio nel lavoro, ok? Quindi non nel bordo, nascondile nel corpo del lavoro. Un filo per colore, un filo per colore. Praticamente nascondi un colore alla volta, ma mi avevi capita, vero? E se sei costretta o costretto, visto e considerato che adesso uso il viola, ad andare nella catenella dove probabilmente andremo a lavorare per chiudere, fai solo dei passaggi, quindi ecco, solo dei passaggi senza fare nodini, e poi ti inserisci nella lavorazione. Ok, tolte le mie codine che avevo dimenticato di togliere, riprendiamo da dove ci siamo lasciate. Allora, qui abbiamo questa catenella che è poi la nostra maglia alta. Ok, facciamo la stessa cosa, entriamo nel centro di questa catenella, quindi entra, poi vai nel centro della maglia alta dalla parte opposta, che corrisponde proprio, vedi, sono a specchio, prendi il filo e lo porti all'interno in modo molto morbido, mi raccomando. Poi qui abbiamo il nodino della maglia bassa, o comunque no, è sotto quello della maglia bassa. Comunque c'è il primo nodino, il primo buchino, questo, e andrà nel primo buchino dalla parte opposta, che è questo. Prendi il filo e lo porti all'interno, sempre molto morbido. Ritorniamo anche qui, 1, e ritorniamo dalla parte opposta, 2, e chiudiamo. Adesso ritorniamo sulla barretta, quindi più o meno in centro, più o meno qua, e più o meno in centro anche dalla parte opposta, quindi qua. Prendo il filo in modo morbido, lo porto all'interno. Di nuovo abbiamo la maglia bassa, diciamo il primo buchino della maglia bassa, il primo buchino della maglia bassa, e chiudo. Poi vado subito sotto qui e vado sotto qui
e chiudo in modo molto morbido, mi raccomando. Siamo nel centro di questa maglia e nel centro, più o meno, io ti dico centro, ma solo per farti capire. Prendi il filo e lo chiudi in modo morbido e hai di nuovo i due bocchini, 1 e 2, quindi il primo qui, chiudo, il secondo morbido, ok, ma non smelenso, ok. Il primo e quello sotto che combacia con questo, ok, e vai avanti così, in questo modo. Considerato che io ho fatto questo gioco di colore e se passo col viola poi mi si vede un po', ho deciso di tagliare il filo. Taglio il filo e chiudo. Prendo il mio colore e chiudo questa piccola parte. Non ho voluto farti vedere perché magari non si nota tanto, però insomma io voglio farlo in modo che si noti il meno possibile. Quindi ho ripreso di nuovo il mio filo e continuo anche sul verde. Ovviamente ho la testa più grande dell'uncinetto di quello che ho utilizzato per lavorare, quindi mi dà più fastidio, però il lavoro è sempre uguale. Ok, qui cambio di nuovo, però questi punti non mi piacciono, quindi torno indietro. Anche qui mai arrendersi, quindi adesso dovrei entrarci senza problemi, giusto? Più o meno, più o meno. Ok, l'ultimo lo facciamo qui in testa. Bene, taglio e cambio colore e faccio la stessa cosa che ho fatto qui cambiando colore. Adesso ritorno con il viola. Allora ti faccio vedere, questa è la cucitura che abbiamo fatto e questa è sulla parte davanti. Guarda come viene bene, vedi? Ed è sicura, sicurissima. Ok, ed eccola qui, l'abbiamo finito, anzi lo abbiamo finito il nostro gilet. Allora, come sono andata avanti? Innanzitutto abbiamo chiuso insieme il gilet, dopo ve lo faccio vedere meglio. Abbiamo chiuso insieme il gilet. Quello che io ho fatto e che tu non hai visto sono semplicemente dei giri di punti bassi per rifinire. Semplicemente dei punti bassi. Poi ho giocato qui con il punto basso di colore verde come ho fatto per il disegno e non ho fatto nient'altro, quindi per quello non sono rientrata perché è veramente ogni punto un punto basso, senza fare nulla. Negli angoli ho fatto 3 punti bassi nello stesso punto e basta, non ho fatto nient'altro. Mi piace da morire. Io spero veramente con tutto il cuore che la mamma non lo veda perché vorrei che sia una sorpresa. Questa è la chiusura, ti dico la verità che devo ancora dargli una sfumata di vapore così che qui si appiattisce, ma la cucitura come vedi è venuta benissimo. Non si vede proprio per niente. Il dietro te lo faccio vedere. Aspetta che adesso mi aiuto. Eccolo qua. Quindi, come vedi, le spalle sono completamente coperte, tenendo conto che io dovevo fare una taglia large, quindi una 48, una 48. Oddio, non so se è la large, comunque la 48. Quindi l'ho lasciato bello ampio, anche il giro sotto non ho stretto per renderlo rettilineo, anzi gli ho dato, vedi,
Non un punto, non ho fatto dei punti in più, semplicemente ho fatto un punto per ogni maglia che trovavo e mi ha dato un po' più di ampiezza, perché il manichino è appunto una 42, io dovevo fare 2 taglie in più. 2, 3 tagli in più. Comunque io ci sono riuscita, ci sono arrivata, semplicemente facendo come bordura, intendo, semplicemente non stringendola la bordura, ma lasciandola ampia, così come la vedi. Quindi io con questo niente, vi ringrazio di essere stati qui con me, di avermi seguita e spero con tutto il cuore che questo gilet Lidia vi sia piaciuto e di vederne tantissime nel mio canale. Un abbraccio. Ciao.